Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi la Panda diventerà un Transformers. Se rimanete fino alla fine del video capirete bene di cosa vi stiamo parlando. Intanto però iscrivetevi e se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina. Anche perché nei prossimi video vi mostreremo la nostra vacanza, attenzione! Perché andremo via con la Panda e vi faremo vedere come l'abbiamo preparata per affrontare qualsiasi sfida. Noi intanto andiamo a prendere tutto l'occorrente con anche un ospite speciale che vi presenteremo a breve. A fra poco! Abbiamo comprato tutto il materiale, abbiamo tutto pronto, come avrete visto dai video abbiamo preparato tutto. Assi di legno, Assi. qua il tavolo per lavorare. E ora vi dobbiamo svelare chi è il nostro special guest, che in realtà siamo noi ospiti da lui in questo bosco, già qualcuno magari lo conosce. Stiamo parlando di Mauro degli Orti di Mauro, eccolo. Avete dimenticato la cattura delle viti. Lui sarà la nostra mente e il... Avete dimenticato di dire che abbiamo anche le viti. Partiamo questo lavoro. Partiamo, Mettiamo iniziamo subito. all'opera. Senza Andiamo. perdere altro tempo, ci mettiamo subito al lavoro. Allora, io direi ragazzi, qui bisogna crearci prima di tutto i due appoggi, le due spalle qua laterali. Vi ho detto che i gavoni li lasciamo vuoti, no? Per mettere poi le cose. Esatto. Fermiamo qui, abbiamo fino a 90-94 al massimo. Se ci appoggiamo bene tagliamo due pezzi da 90. Secondo me abbiamo più scarto, se taglio il 90 da qua, quel quadretto là non ci serve più a niente. Allora lo facciamo per così. Allora adesso abbiamo preso le misure, stiamo preparando al taglio, quindi prendiamo tutto il necessario. Abbiamo misurato la sponda, la prima spondina laterale all power. Questa qua è la mamma di quella che vedrete più avanti. Quando sono quasi fuori uno deve tenere il pezzo. Stiamo carteggiando, se no ci entrano poi le schegge, non va mica bene. Abbiamo tagliato queste due nostre assi laterali, ma per farle stare insieme dobbiamo prendere che cosa, mo? Un'altra stecca di legno Che per unirle le unisca. con E delle adesso viti. Adesso vi facciamo vedere come. Mettiamo un morsetto qua. Qua, come si fa ad aprire? Schiacci e tiri su e tiri giù il collo diretto. Prima di forare prepariamo l'altro tratto. Questo nell'altra valigetta, dobbiamo vedere quindi se va E bene la questo è il suo vite. inserto. Sai come si fa a provare gli inserti? Quando si sbilancia non è l'inserto giusto. Questi sono viti PZ2, infatti se tu vedi qui c'è scritto PZ2. Vedi, meno male che li abbiamo portati sti pezzi di legno. Mettiamo la seconda stecchetta di vai. Entrare è entrato quindi. L'altro 94, Sì. preferisco appoggiarmi sul quelli del sedile. Che è un po' verso fuori, ancora io vedo da sopra. Ok, vai lì dai. È leggerissimo, È madonna. leggerissimo, hai già fatto quasi tutta la struttura. Wow! Che spettacolo. Allora adesso noi studiamo un coperchio per qua. Il coperchio per chiudere. Però qui se alza non apre tutto, quindi devi tenerlo. Sì, perché se no arriva contro qua. A meno che qui metti un elastichino qua, Che lo quando alzi fissi. metti un elastico ti sta Ah, aperto anche. tanto che traffichi dentro. Anche. Ci sta anche così. Andiamo a levigare adesso questo qua che abbiamo tagliato, abbiamo misurato per fare il coperchio. Qua intanto ci sono anche le cagnole. Guardate qua che pace ragazzi. Prima parte del nostro coperchio andiamo a fare il pezzo che rimarrà fisso, quindi ci sarà una parte dietro che resterà fissa, giusto amore? E poi la parte invece davanti di 60 cm si aprirà così. Adesso stiamo mettendo le cerniere perché questo cassone qua abbiamo fatto sì che si possa aprire in modo da andare a prendere le cose al suo interno in modo più agevole. Lo apriamo semplicemente, no? Comodissimo. Quindi abbiamo fatto un pezzo, quello fisso che vi ho fatto vedere prima, e adesso facciamo un'altra parte da 60 cm in tutto, infatti abbiamo una lunghezza di 90, 60 e perché 30. si alza proprio giusto senza incastarsi nel tetto della macchina. Vediamo come si presenta. Dai, proviamolo dentro. Aspetta che è esatto, è un po' più stortino di qua. Non entra più adesso, scusami. No, perché cagniamo le guarnizioni. No, tanto questa una volta che è entrato, Vabbè. Si è, Ho segnato. Oh, vediamo. Ma resta, Allora, l'unica cosa che Bello, ci ha cavolo. fregato il coperchio, lo spessore del coperchio siamo arrivati troppo vicino alla curvatura della guarnizione qua. Però quello lì, al limite, basta il coperchio un attimo e facciamo un'altra prova.
Prova ad alzarlo solo da un lato. Però aspetta un vieni in attimo. avanti? Esatto, fallo venire in avanti. Vieni in avanti E devi spostare. Ok, perfetto. in teoria così ce l'hai. L'ingombo della gamba. Gira proprio tutto. Vieni con la portiera. Passa male, però... no. Scusami, no, se no così non è più stretto. Giri ed esci dritto. Piano. Opla. Boom. Perfetto. Posto? Così ce l'hai. Iniziamo le prove per il ribaltabile. Posto dove mettiamo la testa, andrà poi a ribaltare sul sedile. 90 non ci basta per dormire. Cacchio, A me sono 90. mettiamo le cerniere per ora solo così per vedere com'è. Riapre il cantiere. Dopo la pausa pranzo è il momento di riprendere i lavori. Adesso stiamo studiando come rafforzare questa nostra mensolina. Fai vedere come si apre. Terracchete. Questo che diventerà appunto la parte Solo. finale. Solo che c'è un problema perché è un po' molle, no? Così. E allora qua stiamo studiando il sistema di far sì che questo si apra E e venga rafforzato. L'idea è quella di usare queste zanchette che poi andranno a rinforzare la nostra asse che si apre. La Vedete, staffa già aperta. staffa, Oh, aspetta, devo aprirla. Sì. Adesso proverai il suo nuovo giocattolo. È una fresa, devono usare gli angoli. bello liscio. Stiamo cercando di far stare aperta il nostro ribaltabile. Fai vedere se no cosa Perché succede. sennò Cade in avanti. e se ne va. Quindi l'idea è quella di fissare un anellino con un elastico. E sfruttando già questi appoggi qua della macchina. Ora abbiamo messo quest'altro listello qua per rinforzare un pochettino la parte dietro da dove saliremo, mica che poi se spacca. Abbiamo completato il cassone, adesso lo presentiamo per vedere come sta. La macchina dentro adesso si presenta così. Quindi- Abbiamo tolto naturalmente il sedile sotto. La parte sopra ovviamente e i vari accessori. Ora noi andremo a mettere qua quel cassettone ma senza modificare alcun'altra parte della macchina. Andremo ad appoggiarci sopra praticamente. Avete visto, il cassone è entrato super facilmente, con qualche manovrina in più, ma entra. Adesso vi facciamo vedere qualche dettaglio. Allora, qui abbiamo le nostre zanchette, guardate che comode, schiacci qua e si chiude, tac, e noi ci tiriamo così, frucchete. Ne abbiamo una anche da questa parte qua. Guardate un po' qua. Voilà. Un piano per appoggiare tutte le nostre cose mentre siamo in viaggio. Mentre dormiamo sarà l'appoggio del materasso. Altra chicca, questo pezzo reclinabile, così, perché qua sotto poi ci rimane tutto il nostro vano porta oggetti. Adesso voi lo vedete così, quindi tutto un po' grezzo con i cavi, però noi poi faremo qua una copertura sulla quale appoggiare tutte le nostre cose. Soprattutto qua vicino alla bombola, perché una volta c'è caduta una roba e non l'abbiamo più recuperata. Sì. Poi vieni di qua. Questo, se non lo fissavamo, come vi abbiamo detto prima, faceva questa roba qua, andava in avanti. Abbiamo messo l'anellino, un elastichino con la pallina e lo fissiamo qua, in questo supporto della macchina. E questo, anche se lo spingi, comunque non cade. Da notare che qua c'è davvero un sacco di spazio, cioè non so se rendo l'idea, che è che la bombola ci mangia qualche centimetro in altezza, però cavolo è un 20 centimetri per 90, ci sta un sacco di roba. In più non abbiamo fatto andare avanti fino al sedile questo spazio qua, perché? Perché noi qua davanti avremo la tanica e le scatole di qua. Ma tutto questo lo vedrete più avanti nei prossimi video, quindi mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale così non vi perdete i prossimi video. E dato che stavamo facendo fatica a tirar su il coperchio qua, Mauro ci ha consigliato di mettere una maniglia come questa qua appunto che ha appena fatto e è stracomoda. Con Ma che un roba? pezzo di legno, 2 viti. Un pezzo di legno di scarto, Non sarebbe si stato butta buttato. via niente qua. Allora, papà si è rimesso all'opera perché praticamente c'era un problema. Spiega un po'. Aprendo questo con la maniglia qua sotto, noi abbiamo considerato che la maniglia bloccasse questa parte qua e quindi più di così non scendeva. E allora niente, adesso ne stiamo facendo due laterali, una la metteremo lì e una di qua. Sbagliando si impara. Amici, abbiamo finito il lavoro. Ringraziamo Mauro degli Orti di Mauro. Tra l'altro Vi lasciamo tutti i canali qua sotto in descrizione, mi raccomando andate a seguirlo perché fa delle cose incredibili come questa, è la dimostrazione. e fa la vita in cascina, quindi in questo bellissimo bosco vedrete un po' tutte le cose che fa, che costruisce. Siamo un po' prima della cascina. Un po', qua non siamo proprio in cascina. Siamo un Perché pezzo con la prima. panda in cascina non c'è. No. Se vi è piaciuto il video lasciate like, mi raccomando, e iscrivetevi così non vi perdete le prossime avventure. Attivate la campanellina, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao ciao.